Ciao, sono Bruno di Segema, benvenuto in un nuovo approfondimento settimanale dei nostri argomenti. Come al solito un argomento normativo, uno tecnico, una news prodotto e una news commerciale. Per quanto riguarda l'argomento normativo, continuiamo la nostra analisi dell'analisi rischi. Siamo arrivati a 3 argomenti, di cui 2 li nominiamo solamente perché sono un po' vaghi e non sono specifici dell'argomento automazioni. Una è la protezione dell'impianto elettrico, quindi della linea di alimentazione che porta corrente all'impianto. Questa deve essere adeguatamente protetta e riguarda più la normativa 3708. Il secondo è la verifica dell'arresto di emergenza, che non è nient'altro che la verifica dell'eventuale comando di stop del cancello. Il terzo argomento è quello che ci interessa un po' di più, cioè che cosa succede quando va via l'alimentazione di rete e quando poi torna, soprattutto durante il movimento del cancello. Immaginate un cancello Dante che si sta aprendo, improvvisamente va via la corrente, questo cancello rimane a metà. Che cosa succede quando viene ripristinata? Perché per esempio se già c'era una macchina in mezzo e al ripristino della corrente il cancello dovesse chiudere, è un rischio molto forte perché prenderebbe la macchina. Quindi questa è una condizione da verificare. Normalmente nelle centraline più comuni, quando va via la tensione, il cancello si ferma logicamente e quando ritorna rimane immobile. Questo crea un disagio ma non un rischio, e quindi è il comportamento effettivo. Prendiamo spunto per spezzare ancora una lancia in favore degli impianti 24 volt se ce ne fosse bisogno. Perché? Perché un impianto 24 volt con batteria tampone supera questo problema, perché se va via la tensione di alimentazione la batteria tampone sopperisce, quindi se il cancello stava chiudendo continuerà a chiudere, se stava aprendo continuerà ad aprire, e in modo trasparente per l'utente, che a volte neanche si accorge, oppure su alcuni tipi di impianti si può accorgere di un piccolo rallentamento durante la fase in cui l'impianto è alimentato a batteria. Allora, per l'approfondimento tecnico analizziamo come funziona effettivamente un impianto 24 volt. Magari qualcuno lo sa solamente in maniera generale, oppure magari non se l'è mai chiesto. Un impianto 24 volt, adesso qui ho un esempio di una centrale che si chiama BE24 della GBD, che alimenta molti impianti 24 volt della GBD. È costituito logicamente da una centrale di controllo come nei 230 volt. Il trasformatore nelle centrali 24 volt logicamente è molto più grande rispetto a quello 230, perché deve alimentare anche i motori e deve trasferire la potenza al motore. Parlando di potenza o di forza, che sarebbe meglio, la forza nei motori 24 volt regolata dalla centrale è molto più gestibile rispetto a quelli 230, quindi è molto più precisa, come è molto più preciso l'antischiacciamento, come è molto più fluido il movimento. Come abbiamo visto prima nell'approfondimento normativo, il 24 volt con la batteria tampone ci aiuta a superare un argomento normativo importante, che è quello del controllo di cosa succede quando viene ripristinata l'alimentazione di rete a seguito di un'interruzione di corrente. Quindi, come stavamo analizzando, come funziona l'impianto 24 volt, quindi il trasformatore e la centralina alimentano tutto quanto l'impianto, quindi noi entreremo col 230 sulla centralina e poi penserà lei a distribuire le varie tensioni a tutti quanti gli accessori, motori compresi. Per il prodotto del giorno analizziamo il lampeggiante a LED. Perché? Parlando di motori 24 volt, perché il lampeggiante ha un ruolo fondamentale negli impianti a 24 volt, soprattutto il suo assorbimento, che deve essere molto esiguo, perché se fosse un assorbimento molto alto durante il movimento logicamente le batterie si scaricherebbero molto velocemente. Quindi se il vostro produttore, il vostro marchio di fiducia non lo fa, esiste il lampeggiante universale a LED della Bexo con un consumo veramente irrisorio, con 6 LED alta luminosità sulle 2 facce e una scocca veramente molto forte, e questo lampeggiante vi consentirà sugli impianti a 24 volt con batteria di allungare enormemente la durata della batteria, perché uno degli accessori che consuma molto durante il movimento, oltre ai motori, logicamente è il lampeggiante. Siamo arrivati alla fine. La news commerciale è sicuramente finalmente l'approdo del porte automatiche in pronta consegna presso la nostra sede Segema in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino. Siamo sull'Appia dopo l'aeroporto di Ciampino. In descrizione ci sarà il link alla pagina del nostro nuovo sito riguardo proprio le porte automatiche fast, che significa veloci, consegnate in 48 ore. Se sei un installatore, quindi vienici a trovare o chiedici un preventivo. Se sei un distributore
distributore o un rivenditore di serramenti, sei interessato a introdurre i prodotti GBD e le porte automatiche nel tuo negozio, inviaci una email oppure chiamaci, ne possiamo parlare, potremo metterti in contatto con l'agenzia del Lazio della GBD e potrete trovare magari un accordo commerciale e utilizzare il nostro servizio di porte automatiche veloci per soddisfare le richieste dei vostri clienti. Ciao, al prossimo!